La neuroortopedia è quella branca dell'ortopedia che si occupa del trattamento dei pazienti che hanno avuto una lesione a livello del sistema nervoso centrale. Parliamo quindi di pazienti con esiti di paralisi cerebrale infantile, cioè bambini nati prematuri nel quale non c'è stato un sufficiente sviluppo del sistema nervoso centrale, quindi con bambini con problematiche di ritardo di acquisizione delle normali tappe evolutive, inizio cammino intorno ai 2-3 anni o in alcuni casi addirittura la perdita del cammino e disabilità motorie diverse a seconda del grado di lesione del sistema nervoso centrale. Altre patologie che interessano la neuroortopedia di cui io mi occupo sono gli eventi ischemici, cioè il noto ictus, che determinano lesione a livello del sistema nervoso centrale, quindi col conseguente tristemente noto caso di emiparesi. I pazienti con emiparesi sono pazienti quali sia a livello dell'arto superiore che a livello dell'arto inferiore si vengono a perdere quelle che sono le normali attività di contrazione muscolare, per cui avremo delle deformità caratteristiche alla deformità in equino del piede, cioè una deformità del piede verso il basso e l'interno, per cui il paziente ha difficoltà a camminare, ha difficoltà anche solo a gestire le normali attività quotidiane. A livello dell'arto superiore i pazienti con emiparesi avranno una deformità a livello di spalla, gomito e mano e quindi con una successiva perdita delle normali funzioni dell'arto. Altre patologie di interesse neuroortopedia sono gli esiti dei traumi cranici. Pazienti purtroppo prevalentemente giovani con esiti di incidenti stradali, spesso con un quadro di tetraparesi, cioè un coinvolgimento dei 4 arti. Rientrano in neuroortopedia anche tutte le patologie neuromuscolari, cioè quelle malattie genetiche nel quale avremo un'alterazione a livello della conduzione nervoso che quindi conseguentemente determinerà delle deformità a livello di piede e mano. Innanzitutto il chirurgo neuroortopedico si avvale oggigiorno dell'importante utilizzo degli strumenti di diagnostica con esame del cammino. Vuol dire che il paziente, sia il piccolo bambino con paralisi cerebrale infantile che l'adulto con esiti ictus, attraverso l'esame del cammino viene valutato per quanto riguarda la sua residua capacità deambulatoria, così come analizziamo l'attività dei diversi muscoli che vengono coinvolti nella deformità e riusciamo a capire quali sono i muscoli che sono più attivi e quali muscoli che invece si sono persi come attività e hanno perso la loro capacità di reclutarsi normalmente. Grazie all'esame del cammino, il chirurgo funzionale ha delle idee più corrette su quello che può essere il tipo di intervento e quindi grazie a questo ci portiamo il paziente in sala operatoria e sulla guida di questo esame eseguito prima dell'intervento eseguiamo degli interventi. Gli interventi chirurgici cosa prevedono? Prevedono degli allungamenti dei tendini che si sono accorciati, prevedono dei transfer tendinei, vuol dire trasferire un tendine che determina una deformità sul piede, trasferirne metà o l'intero tendine in modo tale da correggere la deformità utilizzando il tendine stesso. Così come accorciare i muscoli che invece si sono allungati troppo, così come eseguire degli interventi sulle deformità scheletriche, ad esempio il piede, per cercare di correggere le residue deformità a livello del piede. Nella struttura dove noi lo operiamo, alla Solezalus, abbiamo a disposizione sia il laboratorio di analisi del cammino, sia una riabilitazione neuromotoria specifica che permette a me chirurgo di avere le indicazioni esatte sul tipo di intervento e dopo l'intervento avere la possibilità di tenere ricoverato il paziente per un mese per eseguire quella riabilitazione fondamentale per il recupero di quelli che erano i nostri obiettivi. Il chirurgo deve avere degli obiettivi precisi da presentare al paziente. Non è la differenza di una chirurgia ortopedica nel quale andiamo ad esempio a mettere una protesi o guarire una frattura. Nel caso della chirurgia funzionale ci troviamo un paziente neurologico, un paziente con alterazione a livello dell'attivazione muscolare e tante volte è difficile ripristinare una normalità. Ecco che allora la chirurgia funzionale deve avere degli obiettivi ben precisi. Principalmente noi lavoriamo sul recupero della deambulazione. Il paziente con un esito di una malattia encefalica, quindi con alterazione del meccanismo di contrazione muscolare, avrà una deformità al piede, avrà il ginocchio rigido, avrà una difficoltà a muovere normalmente le articolazioni.
Ecco che la chirurgia funzionale si pone come obiettivo la correzione delle deformità per permettere un recupero del cammino il più possibile senza l'utilizzo di ausili, quindi vuol dire con una scarpa commerciale, con un bastone leggero e senza la necessità di tutta una serie di presidi, ginocchiere, ortesi che invece prima il paziente aveva la necessità di utilizzare. Ho cominciato a occuparmi di questi pazienti neurologici e mentre in un congresso in cui sono stato in America, a differenza nostra, oltre a eseguire l'intervento e eseguire una riabilitazione, che spesso è una riabilitazione occupazionale, cioè mirata a recuperare quelle funzioni che il paziente aveva perso, magari la funzione anche solo di mangiare o di vestirsi o di chi poteva anche usare la macchina, però anche una possibilità di un coinvolgimento del sociale, cioè paziente operato, riabilitato e poi reinserito nell'ambiente lavorativo. E questo su cui noi puntiamo molto, perché i pazienti con disabilità neurologiche spesso sono pazienti che vengono considerati invalidi o inabili al lavoro. Immaginiamo un emiparetico che ha lavorato tutta una vita che si trova con metà corpo che non funziona, però la testa funziona, l'altro arto funziona. Noi puntiamo a migliorare invece la sua funzione proprio per permettere un reinserimento nell'attività lavorativa, che è la cosa che dal punto psicologico è più importante per il paziente, sentirsi ancora parte della nostra società.